Un episodio simile avvenne mentre Bhagavan viveva ancora sulla collina. Arunachala Mudaliar aveva esposto a lungo una filosofia che era completamente contraria alle idee di Bhagavan, che però annuì frequentemente durante l'esposizione per dargli l'impressione di essere d'accordo con lui. Dopo che Arunachala Mudaliar se ne fu andato, suo figlio chiese a Bhagavan: «Perché hai fatto finta di essere d'accordo con lui? Sai che ciò che ha detto non è corretto?» Bhagavan rispose: «Perché la verità non può essere accuratamente convogliata con le parole. È inutile contrastare l'opinione di un uomo con un'altra raccolta di parole. So che non sei d'accordo con le sue idee, ma non hai bisogno di litigare con lui. È tuo padre. Non te ne verrà alcun danno se gli porti rispetto e acconsenti a ciò che dice ogni qualvolta comincia a parlare così». Verso il 1908 Bhagavan riassunse una voluminosa opera tamil chiamata Vichara Sagaram, l'oceano dell'indagine, in poche pagine. Chiamò il suo riassunto Vichara Sagara Sara Sangravam. Arunachala Mudaliar chiese a Bhagavan se poteva pubblicare quell'opera con il suo nome. Bhagavan si curava così poco di queste cose che gli permise di farlo. Quando il libro apparve nel 1909, era la seconda opera di Bhagavan a essere stampata. La prima, nel 1908, fu la sua traduzione del Vivekachudamani. Bhagavan ammise di essere l'autore del Vichara Sagara Sara Sangraham molti anni dopo, quando la prima traduzione inglese di quest'opera fu preparata da Munagala Venkatariam. Dopo che fu stabilita la paternità di Bhagavan, il nome dell'opera fu cambiato in Vichara Mani Malai. Che vuol dire? Cosa? Vichara? Vichara Mani Malai. Vichara Mali Malai. Mani. Vichara Mani Malai. Malai. Vichara vuol dire analisi, chi sono io così, no? Vichara, ricerca. E Mani, Malai vuol dire come montagna, la grande. Mani, dice Mani, non Mani. Mani. Mani come il rosario, la pallina, ogni pallina è chiamata Mani. E quindi Vichara ci sono tante domande come montagna, anche su indagine prima del Vichara e Sakara vuol dire il mare, quindi l'analisi ricerca come è infinita l'onda del mare. No, Vichara Sagaram. Vichara Sakara. Sagaram. Sakara significa il mare. L'oceano dell'indagine, dice. Cosa capito? Cosa lettura? All'inizio ho letto la cosa Arunachala Mudaliar.
conflitto. Cosa ha capito da là? Che Bhagavan non voleva creare conflitti, quindi lasciava andare la sua opinione, quindi il suo ego, e lasciava parlare questo uomo. E qua è la qualità, la verità, la diversità. È normale avere conflitti, ma deve trovare un'armonia, una pace, e cos'è lo stato elevato. Quindi la pace non ha i conflitti, la pace è uno stato. Invece se usciamo fuori dalla pace, siamo intelletto ha il suo parole, concetti, cerca comprendere, capire usando l'intelletto. L'intelletto sembra la dualità, se crea, e questa dualità cerca capire le unità, un po' difficile. E quindi questo conflitto contro opinione è normale, a parte della vita. Nella terra ci sono varie montagne, non può essere tutte le montagne uguali, no? Ognuno è diverso. E anche questo, tutte le montagne non è necessario unire, no? Quindi ogni montagna sta al suo posto, e così qua, questo signore ha la sua opinione, può essere uno studioso, lui è sempre stato nella filosofia già centinaia di migliaia di filosofie, c'è filosofia fondamentale ancora usano, o così. O una dice solo esiste una, un'altra dice no, esiste due, perché la verità è anche la Maya. Un'altra dice no, esiste tre, c'è la verità, c'è la Maya, ma uscire fuori dalla Maya, della sadhana, è così le tre, e così va avanti. No? Anche un altro dice 4, no? L'importante del cos'è 4, dice Sariyai, Kiriyai, Yogam, Jnanam. Ecco. Sariyai vuol dire quello facciamo cos'è, la puja, questo tipo di rituale, cosa è chiamato Sariyai, il tempio, andare alle chiese, questo è tutto Sariyai. Kriya come fai azione, fai tutte le azioni che vive la vita, Kriya, no? Azione, ma un certo approccio come distacco, no? O servizio, come yoga, servizio. Poi yoga gradualmente controlla il corpo, i sensi, la mente, così fai tutta la yogasana, poi pranayama, la bandha mudra, così tutto una cosa dice la yoga. Poi ultimo, Jnanam, e Jnanam deve capire chi sono io, cosa è il mondo, cosa è Dio, solo una ricerca interiore, cosa sembra ricerca. Cosa ci sono? Tutte le quattro e arriva all'uno, la verità. Tutte e quattro strade uno può seguire, tutte e quattro insieme arrivare e anche poi seguire ognuna. Alla fine deve unirsi. Così usando quattro filosofie. La maggior parte della la gente segue questo quattro. Solo uno è difficile, e uno deve arrivare, non puoi fare argomento, non discutere dell'uno. Due si può discutere bene o male. E così la spiritualità così la spiegano. Poi vengono i cinque, le cinque elementi, cinque nostri componenti. Capito il concetto come sembra l'una se c'è anche altre cose. Anche nei cinque elementi, anche lo spazio, arrivare allo spazio di utilizzare tutti e quattro.
Grazie. Grazie. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavati Tamastu Mavit Visavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Buddhir Buddhevam Bhojanam Prasadam. Il cielo e la terra, nostra protezione, nostra benedizione, nostra nutrizione. Rispettiamo, amiamo e onoriamo. Ricordiamo, saldanati, facciamo un saluto. Grazie, buona giornata. Buona giornata.